Sapete quali sono le zone più belle della campagna inglese? In questo video, il primo di una serie di 4, vi porto alla scoperta del Lake District, uno dei posti più belli di tutta l'Inghilterra rurale. Una zona che negli anni ha ispirato decine di scrittori e poeti e che ancora oggi offre paesaggi mozzafiato e una natura assolutamente incontaminata. Restate con me dopo la sigla se volete scoprire tutti i segreti di questa zona così affascinante e magari trovare ispirazione per la vostra prossima vacanza in Inghilterra. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube, in cui racconto il meraviglioso mondo della campagna inglese. Dunque, la campagna inglese è bella dappertutto e da nord a sud ogni zona ha sempre qualcosa di unico da offrire. Come in ogni parte del mondo però, anche qui in Inghilterra ci sono posti che sono, come dire, un po' più belli degli altri. Luoghi speciali in cui la campagna inglese si rivela in tutto il suo splendore e che, secondo me, bisogna assolutamente visitare se si vuole apprezzare fino in fondo questo mondo così affascinante. Proprio per questa ragione ho deciso di creare una serie di 4 video che pubblicherò uno dietro l'altro. In questi video vi porterò alla scoperta di 4 aree dell'Inghilterra rurale. Sono zone che io conosco particolarmente bene e che considero i posti più belli in cui ammirare la vera campagna inglese. Si tratta di 4 zone molto diverse tra loro, 2 a nord e 2 a sud dell'Inghilterra. Ognuna ha una sua identità ben precisa, ma sono tutte accomunate da un elemento importante. Sono tutte parchi nazionali. Pensate che l'Inghilterra ne ha ben 10, un numero notevole se si considera che in tutto il Regno Unito, quindi inclusa la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord, i parchi nazionali sono in totale 15. Ora, prima di entrare nel vivo del video, voglio fare una precisazione. In questa mia nuova serie non parlerò dei Cotswold. Non perché i Cotswold non sono una delle zone più belle della campagna inglese, tutt'altro, ma perché ai Cotswold ho già dedicato un altro video che trovate sempre qui sul mio canale. Il link per guardarlo lo trovate qui sopra. E comunque non preoccupatevi, dei Cotswold tornerò a parlare nei prossimi mesi. Ecco, detto questo, la zona di cui voglio parlarvi oggi è il Lake District. Il fatto che ho deciso di iniziare la mia serie proprio da qui non è certo un caso. Il Lake District, o i Lakes, come sono conosciuti qui in Inghilterra, per me è uno dei posti più affascinanti di tutto il Regno Unito. E probabilmente è il mio parco nazionale preferito, ovviamente insieme a quello dei South Downs in cui io vivo. Il Lake District è un posto dove io sono stata tante volte in vacanza, l'ultima giusto un paio d'anni fa, ma come dire, ci torno sempre volentieri. Il
Il Lake District è stato il luogo della mia prima vacanza qui nel Regno Unito, nell'estate del 2015. All'epoca io e mio marito vivevamo ancora a Londra, ma questo posto ci era piaciuto così tanto che a un certo punto avevamo addirittura pensato di trasferirci lì in pianta stabile e iniziare a gestire un bed and breakfast. La nostra vita poi in realtà ha preso altre direzioni, ma l'amore per il Lake District è rimasto inalterato. Il Lake District si trova nel nord-ovest della Gran Bretagna ed è il parco nazionale più grande in Inghilterra. È stato istituito nel 1951 e nel 2017 è stato designato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. È indubbiamente uno dei paesaggi più suggestivi di tutta l'Inghilterra. Un luogo in cui storia, cultura e scenari mozzafiato si intrecciano in un tutt'uno, creando un'esperienza assolutamente indimenticabile. Come suggerisce il nome, il Lake District è il distretto dei laghi, una regione famosa appunto per i suoi 16 laghi glaciali, che sono circondati da colline spettacolari. Ora, io, come molti di voi sanno, vivo in Hampshire, una contea rurale a sud di Londra. Come tutto il sud-est dell'Inghilterra, anche l'Hampshire è una zona molto verde e amena, ma ogni volta che vado nel Lake District rimango colpita dal contrasto. Non solo lì il paesaggio è più montagnoso, anche se in realtà si tratta solo di colline un po' più alte, ma quello che colpisce maggiormente è soprattutto l'intensità del verde. Un verde smeraldo, brillante, sicuramente molto più lush, cioè lussureggiante, come dicono gli inglesi, di quello della zona in cui vivo io. La bellezza del Lake District però non è solo visiva, ma sta anche nell'atmosfera unica che si respira. L'incontro tra montagne, laghi, foreste e questi cieli sconfinati crea un'armonia perfetta, un'armonia che sembra quasi irreale. Ciò che secondo me rende veramente unico il Lake District è la sua capacità di toccare l'anima. È un paesaggio che invita alla riflessione, che stimola la creatività e che infonde veramente un grande senso di pace interiore. Il Lake District è anche un vero e proprio paradiso per chi ama camminare e questo è sicuramente uno dei motivi per cui io lo amo così tanto. Qui ci sono alcune delle vette più iconiche del Regno Unito, compresa la montagna più alta d'Inghilterra, cioè lo Scafell Pike. Montagna tra virgolette perché in realtà è alta poco meno di 1000 metri, ma è comunque un posto molto suggestivo. Io non ci sono ancora salita, ma sono arrivata in cima ad altre due vette famose del Lake District, Helvellyn e Blencathra. In entrambi i casi mi ci sono volute diverse ore e anche un bel po' di fatica, perché ovviamente i sentieri in alcuni punti sono ripidi, ma che soddisfazione! E mamma mia, soprattutto quando arrivi in cima, che vista! Guardate qua! Mi ricordo ancora il pranzo al sacco sulla vetta del Blencathra, con una vista mozzafiato sul lago di Keswick. E soprattutto com'erano gustose quelle ciliegie dopo 3 ore di cammino in salita. Quello non me lo dimentico.
Ora, detta così, sembra che salire su queste montagne sia, non so, una mezza impresa. In realtà è una cosa che è alla portata di tutti, perché non è necessario scalare delle pareti rocciose, ma basta seguire sentieri che sono veramente ben tracciati. Ovviamente è chiaro, è un'attività che è adatta a chi ama camminare, ma vi assicuro che è davvero una bella cosa da fare. Se invece uno non vuole affrontare ore e ore di salita e discesa, nel Lake District ci sono anche cammini più semplici che sono altrettanto spettacolari. Uno dei miei preferiti è quello delle Cat Bells. Il Cat Bells è un percorso circolare di circa 6 km che parte da Keswick, una cittadina nel nord dei Lakes. Questo percorso è molto panoramico e offre vedute mozzafiato sul Derwent Water, il lago di Keswick, e anche sulle valli circostanti. Guardate che meraviglia! Un'altra bellissima camminata è quella intorno al lago di Buttermere, sempre nel nord dei Lakes. Questo è un percorso pianeggiante di circa 7 km che si snoda interamente lungo le sponde del lago. Il contesto è veramente idilliaco, con i prati verdi, le pecorelle, il lago, e anche se ne percorrete solo una parte, la vista è comunque spettacolare. Buttermere è una valle particolarmente nascosta e questo è esattamente il motivo per cui a me piace così tanto. Ogni volta che vado nel Lake District io ci vado sempre perché è una bellissima gita di un giorno in un luogo che, come vi dicevo, è assolutamente idilliaco. Ovviamente, proprio perché è un posto remoto, la strada per arrivarci è altrettanto isolata, però è davvero spettacolare. Non so, sembra quasi un paesaggio lunare. In fondo a questa strada poi si arriva in un'altra bellissima vallata che si chiama Borrowdale. Mi ricordo che 2 anni fa io e mio marito abbiamo mangiato benissimo in un vecchio pub che si trova proprio all'inizio di questa valle. Il pub si chiama The Yew Tree e ha un bellissimo giardino sul retro dove io e mio marito ci siamo gustati una bella cenetta al fresco. Se passate da quelle parti, mi raccomando, fateci un salto perché secondo me merita davvero. Se invece non amate camminare, non preoccupatevi, il Lake District offre tantissime attività che sono secondo me altrettanto interessanti. Allora, nel parco ci sono alcuni villaggi e cittadine molto caratteristiche che sono davvero belle da visitare. L'architettura è quella tipica del nord dell'Inghilterra, con le case in pietra e i tetti di ardesia, ma in primavera e in estate questi villaggi sono pieni di fiori colorati, dai narcisi alle ortensie, fino alla famosa digitale che nel Lake District si trova praticamente dappertutto. La cittadina più grande è Windermere. Windermere si trova nella parte sud del parco, sul lago che porta lo stesso nome. Onestamente a me Windermere piace un po' meno di altri posti nei Lakes perché è molto turistica, ma se non avete la macchina è sicuramente il posto migliore dove soggiornare. Windermere infatti è l'unico posto dentro il parco in cui arriva la ferrovia e da qui poi partono molti tour organizzati per esplorare la zona. Io nei Lakes sono sempre andata in macchina, ma se vi interessa
è possibile arrivare a Windermere da Londra col treno. Il viaggio dura poco più di 3 ore, con un solo cambio, a Preston o a Oxenholme. Altrimenti, un'altra opzione è volare su Manchester e da lì prendere il treno diretto per Windermere, che impiega credo meno di 2 ore, quindi non è un viaggio lungo. Se poi viaggiate con bambini, a Windermere c'è una famosa attrazione che si chiama The World of Beatrix Potter, dove ci si può proprio immergere nel fantastico mondo di Peter Coniglio e dei suoi amici. Mi ricordo che c'è addirittura un teatro dove in estate si può assistere ad uno spettacolo musicale che è dedicato proprio a Peter Coniglio. I miei villaggi preferiti però nei Lakes sono tutti a nord del parco e sono Keswick, Ambleside e soprattutto Grasmere. 3 piccole realtà che hanno davvero un'atmosfera unica. Keswick è il centro principale del nord dei Lakes. È una cittadina molto viva, con tanti pub, bed and breakfast e cottage o appartamenti da affittare. Ed è, direi, una base perfetta per esplorare il nord del parco. Da lì poi si possono anche fare delle bellissime gite in barca sul lago, gite che offrono una vista stupenda sul panorama circostante. Un'altra cittadina che mi piace molto è Ambleside, che è davvero affascinante. Anche qui ci sono tanti locali e cottage da affittare, ma Ambleside è conosciuta soprattutto per la sua famosissima Bridge House, cioè la casa sul ponte. Si tratta di una piccola casetta in pietra, pensate, di sole 2 stanze, che è stata curiosamente costruita proprio sul fiume. La casa risale al 1600 e negli anni ha avuto una miriade di usi. A un certo punto so che è stata usata anche come tea room. La cosa però interessante è che se Bridge House esiste ancora, lo si deve soprattutto alla comunità di Ambleside. Agli inizi del 1900 la casa era in pessime condizioni e gli abitanti del villaggio decisero di raccogliere i fondi per comprarla e donarla al National Trust, che la gestisce ancora oggi. Direi che è davvero un bel esempio di spirito civico, no? La Bridge House credo che sia uno degli edifici più noti di tutto il Lake District. Non credo che ci sia nessuno che passa lì davanti senza farsi un selfie, me compresa. Ma il mio posto preferito nei Lakes è sicuramente Grasmere. Grasmere è un villaggio dal fascino unico e incarna proprio l'essenza stessa dell'esperienza del Lake District. Se ci andate, non perdetevi il famoso Gingerbread Shop. È una minuscola bottega che si trova dentro la vecchia scuola del villaggio e la sua specialità è proprio il Grasmere Gingerbread. È praticamente una specie di pan di zenzero che è tipico di quella zona. Ma questo negozio sembra un negozio di altri tempi, con le commesse in costume tradizionale e gli scaffali di legno pieni di prodotti e barattoli di vetro. Veramente affascinante. Un'unica avvertenza: preparatevi a fare la coda perché c'è sempre gente. Il Lake District però non è solo natura, è anche un luogo profondamente legato alla letteratura inglese. Del resto, paesaggi così suggestivi non potevano non ispirare scrittori e poeti. Ad esempio, Beatrix Potter, l'autrice di Peter Coniglio e
di tante altre storie illustrate per bambini, ha vissuto molti anni proprio nel Lake District e qui ha trovato ispirazione per i suoi personaggi fantastici. La figura di Beatrix Potter, tra l'altro, è profondamente legata anche alla storia del Lake District. Se ancora oggi tutti noi possiamo godere di tanta bellezza, in gran parte lo dobbiamo proprio a lei. Beatrix Potter, infatti, ha amato così tanto questo posto che ha deciso di utilizzare gran parte dei ricavi dei suoi libri per comprare migliaia di ettari di terreno e addirittura 15 fattorie e sottrarli in questo modo alla speculazione edilizia. Alla sua morte poi ha addirittura deciso di donare tutte queste proprietà al National Trust, l'istituzione che ancora oggi le gestisce e le tutela. Insomma, che dire, davvero una grande donna e sicuramente una vera amante della campagna inglese, non solo nelle parole, ma direi proprio nei fatti. Se andate nel Lake District, non perdetevi la visita alla sua fattoria, cioè Hilltop. Per me questo posto è un luogo magico, un posto dove si respira ancora tutto l'amore di Beatrix Potter per la natura. La casa ha ancora molti mobili originali e mentre giri per le stanze hai davvero la sensazione che lei possa tornare da un momento all'altro da una delle sue famose passeggiate. Un altro grande artista che ha vissuto nel Lake District è il poeta romantico William Wordsworth. Wordsworth è vissuto nella zona tra Grasmere e Ambleside, prima a Dove Cottage, che si trova appena fuori dal centro di Grasmere, e poi a Rydal Mount, vicino Ambleside. Dove Cottage io l'ho visitato e è stupendo, è il tipico cottage in pietra dei Lakes, un posto semplice ma veramente intimo, dove Wordsworth ha scritto gran parte delle sue poesie, ispirato proprio dai meravigliosi paesaggi della zona. A proposito di Dove Cottage, ricordo davvero il breve filmato che viene mostrato all'inizio della visita guidata. Le immagini che scorrono e che raccontano la vita di William e della sorella Dorothy in questa natura straordinaria sono di una bellezza che toglie il fiato, veramente emozionanti. Anche se non conoscete le poesie di Wordsworth, che vi assicuro sono davvero belle, vi consiglio di visitare Dove Cottage perché è un posto che dà proprio l'idea di come si viveva nel Lake District all'inizio dell'Ottocento. Oltretutto, il cottage si trova a 2 passi dal centro di Grasmere, che, come vi dicevo prima, per me è la cittadina più bella di tutto il Lake District. Wordsworth è seppellito nel cimitero di Grasmere e proprio a fianco la comunità locale ha realizzato, se non sbaglio all'inizio, credo sì, degli anni 2000, un bellissimo giardino di narcisi. Ovviamente si tratta di un omaggio alla poesia più famosa di Wordsworth, cioè The Daffodils, ma vi assicuro che in primavera quel posto è davvero uno spettacolo. Infine, se vi chiedete dove soggiornare nel Lake District, non preoccupatevi. In tutto il parco ci sono migliaia di bed and breakfast, alberghi e cottage da affittare per tutte le tasche. Quindi direi che avete soltanto l'imbarazzo della scelta. Come dicevo prima, qui nel Lake District si può arrivare anche in treno e poi
girare con tour organizzati facendo base a Windermere. Però, questo lo devo dire, è una cosa che ripeto perché vale per tutte le zone della campagna inglese, il modo migliore per godersi appieno la bellezza del parco è sicuramente noleggiare una macchina e poi girare con calma, gustandosi ogni angolo e ogni vallata. L'aeroporto di Manchester dista solo 1 ora e mezzo da Windermere, quindi non è un viaggio particolarmente lungo. Credetemi, questa è sicuramente l'opzione migliore per visitare i Lakes, perché i paesaggi che si vedono tra un posto e l'altro sono belli come le mete stesse. Insomma, se amate la campagna inglese nella sua essenza più vera, il Lake District è davvero un luogo dove dovete andare. È un posto perfetto per chi cerca una natura rigogliosa e incontaminata, per chi ama fare trekking e in generale attività all'aria aperta, ma anche per chi più semplicemente è alla ricerca di ispirazione, di tranquillità e di un contatto autentico con la natura. Io credo che non si possa dire di conoscere veramente la campagna inglese se non si visita almeno una volta il Lake District. È sicuramente una campagna molto diversa da quella dell'Inghilterra del Sud, che probabilmente è quella che viene subito in mente quando si pensa all'immagine tipica della campagna inglese, quella cioè fatta coi cottage col tetto di paglia, giardini pieni di fiori e pratini all'inglese. Il Lake District è diverso, è un luogo fatto di paesaggi sconfinati, dove il blu cobalto dei laghi contrasta con il verde intenso delle vallate. Un posto dove le antiche tradizioni contadine sono portate avanti ancora oggi e soprattutto un luogo incantato che ha ispirato decine di scrittori e poeti grazie proprio alla sua straordinaria bellezza. Voi siete mai andati nel Lake District? Se sì, cosa vi ha colpito in modo particolare? E se non ci siete mai stati, vi piacerebbe andarci in vacanza? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Prima di salutarvi, se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo sui vostri social e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Come ho detto tante volte, tutte queste piccole azioni aiutano enormemente il mio canale a crescere. Grazie mille per il sostegno e ciao!